Ciao a tutti, questo è un video diverso dal solito, è un video dedicato a te che sei mio iscritto. Ed è un video che se mi stimi tanto, se mi segui da tanto, se credi in quello che faccio, se mi vuoi bene, è un video che ti piacerà molto, te lo assicuro. Se invece sei una di quelle persone che mi segue solamente per il trainspotting o per rimanere aggiornato sul traffico ferroviario, beh, allora chiudi il video, te lo consiglio. Ti annoieresti parecchio. Sarò sincero, ero un po' indeciso su cosa realizzare per lo speciale 4000 iscritti. Non sapevo cosa fare davvero e infatti questo spiega il mio ritardo nell'averlo pubblicato. Ma alla fine, ecco, ho trovato, diciamo, la strada per realizzare un video dedicato a voi. E quando dico che è un video dedicato a voi, intendo proprio dire che i veri protagonisti di questo video siete voi, i miei iscritti. Infatti, con questo video vorrei portarvi un po' dietro a tutto questo, dietro le quinte, dietro il canale, perché se ci pensate, sì, ok, 4000 iscritti, va bene. Sembra relativamente poco, cioè se guardo gli altri, alcuni hanno anche più successo di me, se la cavano meglio di me, ma non è proprio così. Vedete, dietro a queste 4000 persone c'è qualcosa di meraviglioso e oggi con questo video ve lo farò capire. In particolare, oggi vi presenterò delle persone che hanno avuto il coraggio di alzare il telefono e contattarmi per conoscermi meglio. Vi voglio far capire perché per me e per queste 4000 persone questo canale è molto molto importante. Iniziamo! Parto subito col dire che la cosa principale che mi spinge a portare avanti questo canale è la passione. La passione per la ferrovia per me è l'elemento essenziale che mi ha permesso di non mollare, che non mi permette di mollare. E per me seguire questa passione vuol dire determinazione, fatica, aggiornarsi continuamente, rinunciare a vedere qualche treno, delusioni, felicità quando si riesce a ottenere quello che si vuole e a volte anche fortuna. Per me questa passione vuol dire anche socializzare. Non avete idea di quante persone io abbia conosciuto grazie a questa passione. Sia nelle stazioni, come i tanti train-spotter che si trovano ogni giorno lì a fare foto e video, ma anche al di fuori. Non avete idea di quante volte, magari nelle zone in cui frequento di più, come la direttissima o la linea lenta, alcune persone che abitano nei paraggi o che passavano di lì si sono fermate a chiedermi cosa stessi realmente facendo e successivamente interessandosi e alcuni di questi hanno pure iniziato a seguirmi. Per me quando succedono questi eventi è qualcosa di meraviglioso, perché grazie a questa passione riesco a socializzare, conoscere persone con cui magari non avevo voglia di farlo, che poi in realtà si sono rivelate ottime amicizie invece, con cui passare del tempo in stazione magari, o anche per stare un po' insieme tranquillamente portando i propri convogli HO per farli muovere un po'. Per me, seguire questa passione vuol dire anche rimanere calmi e farsi rispettare. Come quando la Polfer o le guardie della stazione ci vengono incontro e ci dicono che non si possono riprendere treni. E questo è anche uno dei motivi per il quale preferisco spottare in linea che in stazione, dato che nel 2026 filmare un treno è considerato praticamente un crimine. Per me, seguire questa passione vuol dire anche viaggiare, spostarsi, scoprire nuovi posti, nuovi scorci, nuove prospettive, ritornare nei vecchi luoghi d'infanzia. E tutto questo per me accende ancora di più questa passione. Ma ora io tornerei più sull'argomento conoscenze grazie alla ferrovia, perché adesso in questo video farò parlare alcune delle persone che hanno avuto il coraggio di contattarmi per conoscermi meglio, per farvi capire che dietro i miei video e dietro a tutto questo c'è molto di più. Partiamo subito con un mio iscritto, nonché mio caro amico. Lorenzo. Lorenzo ha iniziato a seguirmi su YouTube e circa un annetto fa mi ha scritto su Instagram, il binario della passione, cominciando a chiedermi informazioni sui macchinisti che conoscevo e i posti dove andavo di solito a
registrare, a fare foto in direttissima la mitica collina, come la chiamo io, un posto veramente, veramente bellissimo. Perciò niente, le ho risposto e da lì abbiamo iniziato a sentirci, a conoscerci. E nulla, adesso vi farò sentire una cosa che mi ha mandato lui, come altri che vi farò sentire, dopo. Eccolo qua, sentiamo cosa ha da dirci. Ciao ragazzi, io mi presento, sono Lorenzo, o meglio conosciuto come Lorenzo E464. Oggi ho l'onore di essere in uno speciale dei 4.000 iscritti di Matteo, un traguardo importantissimo sia per il canale di Matteo sia per la persona. Io e Matteo ci iniziamo a scrivere via Instagram. Ovviamente io faccio delle domande a Matteo per, per come realizzare dei contenuti molto più belli di come li facevo a distanza da qui a un anno. Lui mi risponde, anzi, si è reso subito una persona molto disponibile e molto gentile, soprattutto. Una cosa tira l'altra, decidiamo di scambiarci il numero di telefono per poi, dopo un po' di mesi, decidiamo finalmente di incontrarci fisicamente a Roma, dove lui si è reso subito disponibile a portarmi nel suo regno, tra virgolette, se lo vogliamo chiamare così, ovvero la DD, la direttissima Roma-Firenze. E se non quale miglior posto mi poteva portare, se non la collina, per la prima volta a registrare sulla direttissima, dove i macchinisti di tutte le Frecce Rosse e di Icaro ci hanno regalato svariate strombazzate barra saluti con le mani o con i fari. Sì, è vero, quel giorno ci hanno dato dentro. A giugno del 2026 Matteo mi viene a trovare a Firenze. Sì, ragazzi, perché io sono di Firenze e se non quale migliori stazione di Firenze potevo portarlo? Ovviamente Firenze Santa Maria Novella, che è la stazione principale di Firenze, con poi Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. Detto questo, noi si registra subito da Firenze Santa Maria Novella. Sì, è vero. Vedete, avere conoscenze del genere è bello perché ti spingono a fare viaggi, a esplorare nuovi posti, a fare nuove esperienze. Quando ho spottato lì a Firenze, ho capito che solo il nodo di Roma fa schifo. Loro hanno un sacco di rotabili, davvero. Il giorno in cui lui doveva tornare giù a Roma, un'ora prima, da Firenze, partiva un mio amico macchinista. E beh sì ragazzi, anch'io ho degli amici macchinisti, non come Matteo nel settore Frecciarossa, nel settore AV, diciamo, ma io nel settore regionale. Matteo vi può dare la conferma che lui ha conosciuto questo mio amico macchinista, che non farò il nome per privacy, ma che qui a Firenze ce ne sono pochi come lui. Allora, io ho due cose da dire riguardo questo. Uno, non è vero che a Firenze ci sono pochi macchinisti simpatici. Ogni treno che ho ripreso mi ha strombazzato. E secondo, un altro motore della mia passione sono i miei amici macchinisti. Attualmente conosco 6 macchinisti, ovviamente che lo dico a fare, tutti simpaticissimi, disponibili. E alcuni di questi, che sono del settore AV, passano spesso sotto casa mia e suonano sempre. E
per me questa è una cosa bellissima. Sentire i treni che suonano per me sotto casa mia è una cosa eccezionale ed è una cosa che se si verifica è grazie a questo canale. Tornando a Lorenzo. Come ho già detto, arriva l'orario di partenza e quindi doveva suonarci, ma purtroppo a 2 minuti prima della partenza arriva un istruttore e noi appassionati si sa, quando ci sono gli istruttori a bordo treno o in cabina, i macchinisti si sa, non possono suonare più di tanto. Infatti, quando ha chiuso il capotreno, ha chiuso le porte e il treno è partito, ci ha solamente salutato con la mano, perché insieme a lui in cabina della 464 è salito questo istruttore. Dopo che è passato via tutto il treno, io e Matteo ci si guarda e iniziamo a rosicare tanto perché era venuto apposta da Roma per conoscere questo E macchinista invece? che lui già conosceva via miei video, che gli mandavo i video. Purtroppo è salito questo istruttore e abbiamo rosicato tanto, molto, molto. Matteo può darvi le prove se vuole. Quanto ho rosicato, regà, quanto ho rosicato. Potevo finalmente sentire la fischiata della 464 perché l'ho praticamente sentita una volta. Niente, l'istruttore. Vabbè, è andata così. Da allora io e Matteo ci parliamo via WhatsApp. Ringrazio di cuore davvero Matteo per questo onore, se possiamo chiamarlo, molto onore. E detto questo, io vi saluto e vi ricordo a tutti di andare anche a me a seguirmi sia su TikTok che Instagram, trattino basso Lorenzo, trattino basso e 464 e su YouTube, anch'io ho un canale YouTube, trattino basso Taglia 78. Ciao ragazzi! Yes, ciao Lore, grandissimo e grazie mille. Ovviamente ragazzi andatelo a seguire, mi raccomando. Un'altra cosa che volevo aggiungere per ricollegarmi ai macchinisti di prima è che grazie a questo canale mi guadagno anche dei saluti notturni. Quando gli operatori di rete ferroviaria italiana passano sotto casa mia in piena notte, suonano per salutare solo me. E sentire i bidonali alle 2 di notte solo per salutarmi è semplicemente qualcosa di troppo bello e divertente allo stesso tempo. Andiamo avanti perché ho anche altri piccoli fan che mi hanno contattato e mi hanno conosciuto meglio e che vi volevano salutare. Ciao a tutti ragazzi, sono Fernando Daniela, ho 11 anni e faccio anche il trasporter a Napoli Centrale. Questo canale di Matteo mi piace perché comunque è per me un'ispirazione vedere come lui fa i video per poi cercare di replicarli. E anche perché mi piacciono veramente tanto i suoi video. Ehm, il mio video preferito in assoluto di Matteo è l'operazione ETR 460 485. Per chi non l'avesse mai visto, andatelo a vedere subito perché è troppo bello. Volevo dire a Matteo che sei veramente un amico fantastico. Ciao a tutti. Grazie Fernando, grazie mille caro. Fernando è di Napoli e pensate, quando mi ha scritto ha detto tipo che gli tremavano le mani dall'emozione e poi successivamente si è rivelato un mio grande fan e perciò mi è sembrato giusto presentarvelo. Andiamo avanti. Ciao a tutti, ciao Matteo, mi chiamo Andrea, ho 13 anni e dei video del canale Matteo TR460 mi piacciono praticamente tutti i video, lo seguo fin dall'inizio, il video che mi è piaciuto di più è stato quello dove raccontava la sua storia, dove diciamo ho avuto modo di conoscerlo un po' di più e devo dire che questo canale è importante per me perché è un punto dove posso, diciamo, appena quando guardo i suoi video mi rilasso e a volte con i suoi documentari acquisisco sempre più informazioni sui treni e sulla ferrovia in generale. Quindi è molto bello. Grazie Matteo. A Matteo mi riferisco complimenti per i tuoi 4.000 iscritti, un traguardo molto importante perché vuol dire che più di 4.000 persone
anche io sono interessata a quello che fai, quindi continua così e non smettere. Grandissimo. Grazie mille Andre, davvero mi fa un sacco piacere. Non avete idea di quanto io sia onorato di tutto questo. Stupendo davvero. Grazie Andre, grazie mille. Andiamo avanti perché tra le tante meraviglie che ci sono dietro a questo canale ce n'è una che mi rende davvero davvero orgoglioso e che mi fa capire che tutti gli sforzi che ho fatto sono serviti realmente a qualcosa. Infatti, tra le persone che mi hanno contattato nell'ultimo periodo c'è un certo Matteo UFO del Friuli Venezia Giulia. E pensate, guardando il mio documentario sull'RSC, mi ha contattato e mi ha chiesto di collaborare con lui alla realizzazione di un videogioco a tema ferroviario. Mi ha contattato, mi ha mostrato il progetto ed è semplicemente fighissimo. Il videogioco, che si chiamerà Dietro ogni treno, è un progetto che nasce con un obiettivo preciso: mostrare tutto ciò che accade dietro le quinte della circolazione ferroviaria. La maggior parte dei simulatori ferroviari permette al giocatore di guidare un treno. Questo progetto sceglie invece un punto di vista completamente diverso: vivere la ferrovia come uno dei professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento della stazione e della circolazione. E questo, signori e signori, è davvero figo. E questa collaborazione me la sono guadagnata sempre grazie al mio canale YouTube. Se non avessi avuto questo canale, se non avessi creato questo canale, Matteo non mi avrebbe mai contattato e io non farei mai parte di un progetto del genere. La maggior parte delle persone che mi hanno contattato lo hanno fatto in quest'ultimo periodo, in seguito ai miei documentari che ho pubblicato. Quindi quello sui binari bianchi, sull'RSC, sul perché i treni non vanno a più di 250 in direttissima, che hanno accumulato più di 50.000 visualizzazioni. E ciò mi fa capire che sono molto di vostro interesse e vi devo ringraziare di questo, perché grazie a voi mi spingete a farne sempre di più e ogni volta che realizzo questi documentari sono costretto, tra virgolette, a studiare e ad imparare cose nuove sulla ferrovia. Per me, infatti, seguire questa passione vuol dire anche apprendere e conoscere ogni giorno sempre più caratteristiche di questo settore. Quindi possiamo dire che grazie a voi ogni giorno imparo qualcosa di nuovo sulla ferrovia. Grazie mille. Per me portare avanti questa passione vuol dire anche saper relazionarsi e dialogare con le persone, come le tante chiamate che faccio con il mio amico ferroviere Vincenzo per realizzare questi documentari. Da cui capite che dietro tutto questo canale c'è qualcosa, c'è molto di più e tutto questo mi rende davvero orgoglioso. Ma adesso, tra le varie persone che mi hanno contattato, c'è anche un'altra persona, ovvero Antonio, che mi ha contattato dopo aver visto i miei ultimi documentari ferroviari per dirmi che i miei video sono molto utili per la sua tesi dell'università. E quindi io, ovviamente incuriosito gli ho risposto e quindi ci siamo conosciuti. Ma di lui non vi farò sentire nessun audio. No, perché è di Roma e oggi ho l'onore e la possibilità di andarla a conoscere di persona. Sfruttando anche qualche altro treno, magari, dato che tra poco passa anche un mio amico macchinista. Perciò, ragazzi, let's go! Giornata. Tra l'altro mi rode pure perché oggi ho perso 2 volte l'ETR 108 in direttissima. Cioè, il primo l'ho perso perché
mentre registravo una signora mi è venuta a chiedere che cosa stai facendo, e quindi l'ho perso, praticamente ho ripreso pochissimo, e la seconda è perché non l'ho sentito arrivare e quindi l'ho ripreso male, quindi mi rode. In più adesso è passato un TCS che volevo tanto registrare, niente, mi sono perso pure quello. Vabbè. Ok, non ci crederete mai, sono a Fidene invece che a Sette Bagni perché il treno non ha aperto le porte. Ho cercato di aprire 4 porte e nemmeno una. Quindi sono a Fidene, sono riuscito a scendere a Fidene, ho scavalcato le 5 porte e si ritorna a Sette Bagni. Allora ragazzi, eccoci arrivati a Sette Bagni, lui è Antonio. Ciao a tutti. E niente, quindi adesso l'ho incontrato e ci parlerà un po' del perché mi ha contattato e quindi niente, sono curioso. Sì, essenzialmente ho conosciuto comunque Matteo tramite commento, quindi quello che praticamente penso che poi possa fare chiunque, e ci siamo dati appuntamento in questa bellissima giornata a Sette Bagni, come potete un minimo vedere, e niente, essenzialmente tutto è nato da un progetto di tesi che avevo in mente e ho visto appunto lui che poi faceva tante riprese soprattutto sulla direttissima e quindi è quello che a me poi interessa e quindi niente, insomma, ci siamo scambiati il numero di telefono, ci siamo dati appuntamento oggi e oltre che a fare anche delle belle foto comunque, come infatti adesso abbiamo parlato anche del più e del meno e fino ad arrivare appunto proprio adesso, che è una cosa che non gli ho detto, su appunto il progetto di tesi, quindi vediamo insomma se può darmi una mano. E essenzialmente riguarda il progetto su una valorizzazione del territorio attraverso la direttissima, quindi partire proprio su come l'annuncio adesso, no? Dai, vi prego. Tanto poi si possono tagliare le parti. Questa parte andrebbe messa tipo in bianco e nero. Come stavo dicendo, quindi questo progetto di tesi riguarda la valorizzazione del territorio con l'infrastruttura ferroviaria essenzialmente, e volevo prendere come esempio appunto la direttissima perché è essenzialmente unica proprio in tutta l'Italia e oltre che comunque proprio bella scenograficamente parlando, e quindi appunto ci siamo incontrati e mi sta dando comunque dei buoni consigli anche per poter utilizzare certe foto e certi video anche magari su YouTube, quindi questo canale non è solo teoria, diciamo, a livello di ferrovia e roba varia, ma è anche proprio uno spunto umano, diciamo, essenzialmente. Ci siamo conosciuti e da cosa nasce cosa essenzialmente. Niente, della tesi, cioè hai cominciato a lavorarci o? Sì, ho già iniziato a lavorarci, mo ad esempio, cioè oggi mi è anche servito oltre che come incontro, proprio perché comunque fare delle foto a Sette Bagni mi serviva perché è proprio l'inizio della direttissima, quindi sto facendo tutto un reportage, diciamo, grafico proprio, anche a livello di immagini e video, per poi poterlo inserire, diciamo, e far vedere un po' come il paesaggio si integra. Poi me lo devi far vedere. Ovvio, assolutamente. Per fare serio. Poi, come dicevo prima a lui, di punti in direttissima ce ne sono veramente pochi. Ovviamente lui è il benvenuto nelle zone perché, come sapete, dove vado io sono campi privati, lui, cioè, puoi tranquillamente venire, non c'è nessun problema. I punti in direttissima sono veramente pochi. E quindi niente, però sono davvero felice che appunto una persona come te abbia apprezzato una linea del genere perché secondo me è tanto sottovalutata la direttissima. Poi è cambiata tanto, quindi ci sono persone che non la apprezzano più, ecco, però secondo me la direttissima ha tanto fascino, Vero. Va bene così, anzi grazie niente. di avermi incontrato, Mi ha fatto super piacere, ma che scherzi, ma poi comunque raga, sti treni a volte sono un problema. Il rock in direttissima. Ecco, poracci quelli sopra, però no, dico, comunque mi ha fatto super piacere pure a me perché comunque, cioè, nel senso, è una passione che secondo me non sempre si riesce anche un po' a condividerla comunque, cioè nel senso sono
poche le persone forse che lo fanno, magari si tende un po' a essere un po' più di nicchia perché non è molto, diciamo, conosciutissima proprio come passione, quindi Sì. alla fine ci sta comunque anche questo, cioè costruire proprio una community appunto di persone alla fine ci sta. Va bene, io ti ringrazio davvero, mi ha fatto davvero un sacco piacere. Niente. Perché mi fa piacere che dietro tutti i miei video alla fine ci sono persone che mi contattano come No, te. assolutamente. E niente, mi fa davvero piacere. Anche perché, cioè, sapere che una persona prende spunto dai miei video per una tesi è davvero una cosa stupenda. Quindi grazie. E vi abbandoniamo perché sta arrivando il regionale e mi potrebbero rompere le scatole. Sta accaduto, cazzo! Stacchiamo. Ragazzi, sto tornando a casa e che dire, Antonio persona stupenda come la maggior parte di noi e niente, questo mi fa davvero onore perché dietro tutto questo, dietro tutti questi video, dietro tutto questo impegno vuol dire che c'è gente che apprezza e mi accende davvero il fatto che le persone guardino i miei video e da quei video nasca comunque qualcosa. Quindi che dirvi grazie e nulla. Potete contattarmi chiunque voglia, l'email è mttconti1@gmail.com o potete scrivermi su Instagram, ovvero il binario della passione, o direttamente sui commenti di YouTube, tanto rispondo a qualsiasi. E sto avendo un po' di problemi per quanto riguarda i messaggi su Instagram, però cercherò di aggiustare, quindi tranquilli. E niente, vi lascio al panorama che è molto più bella della mia faccia.